Salve a tutti, bentornati di nuovo nel mio canale. Allora, in questo video farò una breve guida o una dimostrazione di come poter estrarre i sottotitoli dall'audio dei video o comunque anche dalle registrazioni vocali. Partiamo subito, è la seconda volta che registro questo video perché si è registrato solo l'audio e il video praticamente era bloccato al primo frame. Non ho capito perché, avevo fatto le prove, era tutto perfetto, non lo so. Cercherò di essere ancora più conciso visto che già so più o meno dove devo andare a parare. Io ho provato inizialmente ad usare le piattaforme online, quindi qua io cito alcune: Transcript.io, Amberscript, EasySub e Animaker, e queste di qua offrono anche delle funzionalità più avanzate rispetto a quello che si può fare in locale, sia come potenza sia come versatilità, opzioni. Non li ho provati a fondo tutti, diciamo che quelli che ho visto di più è stato EasySub e Amberscript. Allora, la maggioranza di loro ha un limite molto piccolo di minuti per poter fare la trascrizione, quindi voi potete caricare un video, un audio di 10 minuti o poco più. Quello che aveva il limite più grande, che è quello che ho usato io, è stato EasySub, che è un limite che potete suddividere, cioè voi avete 45, no, era mezz'ora, sì, mezz'ora, scusate, e potete fare diversi video, diversi vocali fino ad arrivare a mezz'ora, quindi non potete farne anche più di uno. Gli altri funzionano con un abbonamento mensile una volta sforato i primi minuti gratuiti, oppure ci sono quelli tipo questo Amberscript che praticamente si paga, quindi voi inserite tot ore di video, pagate per quelle ore che avete trascritto, oppure c'è l'abbonamento mensile. Detto ciò, punti a favore e punti a sfavore sono praticamente la lentezza del caricamento a causa della connessione, dipende dalla vostra connessione, specialmente se dovete caricare video grandi 4K o insomma con un alto bitrate, quello è un problema. Se non avete una connessione molto veloce in upload, cosa praticamente difficile, impossibile da avere in Italia, a meno che non si abita nei grandi centri tipo Milano, Bologna o Roma. Risultato cloud versus locale. Allora, ci sono funzionalità in più nel cloud, quindi io per esempio su EasySub praticamente ci sono diverse opzioni che potete fare. Voi praticamente qua selezionate la lingua, quindi in questo caso io seleziono l'italiano. Potete fare anche la traduzione, che proverò a fare qua nel video, quindi traduzione nella lingua che volete tradurre. Poi qua c'è la generazione veloce, quella accurata, io vi consiglio quella accurata. Qua il modello, io ho scelto AI Model, anche se in versione beta. Non funziona benissimissimo, non vi spoilerò ora quello che andrà a vedere più avanti, però volevo confrontare appunto i modelli AI tra di loro, quello che ho scaricato in locale e quello qua nel cloud, quindi ho preferito usare questo. Poi qua ci sono due altre modalità: Speech Interval Model e Subtitle Length Model, che non ho usato. Ho 12 minuti rimasti, quindi in teoria potrei farvi vedere ora come funziona. Allora, praticamente questo è abbastanza semplice, quindi scegliete la lingua, traduzione se vi serve. Io in questo caso ho già fatto tutto, quindi vi farò vedere solo questo. Comunque è molto veloce, una volta che voi caricate il file praticamente lui è quasi istantaneo. Io quando ho preregistrato il video, quasi 10 minuti di audio. Tra l'altro potete caricarlo in diversi formati, ci sta davvero poco, cioè è questione di secondi, quindi anche un'ora di video è probabile che vi chieda un minuto o poco più. Dopodiché lui vi salva i sottotitoli, voi poi cliccate praticamente qua sul vostro video che avete caricato, sul vostro audio. A me interessa scaricare, vabbè, qua c'è l'italiano e inglese, io poi ho scaricato italiano e inglese, che ho provato a fare il confronto nella traduzione, che poi vedremo. Praticamente poi andate qua in alto c'è Get Subtitles, ok. Potete scegliere formato SRT per includerlo direttamente nel video, o per caricarlo su YouTube, TXT per vedere appunto la trascrizione, ASS è un altro formato che io non conosco. Poi qua potete, se avete fatto una traduzione, lui vi dà la possibilità di generare dei sottotitoli bilingua. Questi non li ho provati sinceramente, potrei provare ora.
quella lingua originale, quindi source subtitles uguale alla sorgente, e poi quelli tradotti, translated subtitles. Potete scaricare questi bilingue per capire come sono, per curiosità. Fate download, ve li salva qua. Ok, gli diamo un nome più riconoscibile. Ok, e lo salva praticamente, ce l'avete sul vostro computer. Molto semplice, molto lineare, funziona abbastanza bene, devo dire, ed è un po' più rapido, anche molto di più rispetto a quello locale, anche se quello locale vedrete che non è così lunga la storia, cioè in pochi minuti riuscite a coprire anche un video di un'ora tranquillamente. Ovviamente tutto dipende dalla vostra scheda grafica, quanto è potente o no. Io ho una 1080, come già sapete, se la cava molto molto bene per fare questi lavori, non mi posso lamentare. Il modello che ho installato in locale è Whisper C++, che è praticamente un port in C++ della versione Whisper di OpenAI. Funziona in locale, praticamente può esportare in vari formati: SRT, BTT, TXT, JSON. Su Arch, che è la distro che io utilizzo quotidianamente, potete installare Git, il pacchetto Base Devel per la compilazione, CMake e GCC sempre per la compilazione. Dopodiché clonate i repository da GitHub e vi recate nella cartella che lui ha scaricato, che in questo caso è whisper.cpp. Qua avete la guida su GitHub, consultabile molto facilmente. Questo è il progetto. È compatibile con diverse piattaforme, OpenVino, CUDA, Vulkan, NPU Ascend, poi c'è Raspberry, anche diversi sistemi operativi, macOS, iOS, Android, sistemi basati su Java, Linux, FreeBSD, c'è un po' di tutto praticamente. Non è supportato MD con la libreria RockM, non so perché, ma non è supportato. Poi magari farò un video su come funziona su Android, vediamo se riesco. Ok, allora qua poi c'è la guida su come installarlo. Io ho preso ispirazione da questa e mi sono fatto aiutare anche dal nostro amico ChatGPT. Allora, dopodiché, dopo che siete entrati nella cartella che avete scaricato con Git, anche nella vostra home, date il comando cmake-b build, dopodiché cmake --build -j, che sono i lavori da dare alla CPU in base al vostro numero dei threads, quindi -j spazio numero dei threads -config release. Questo è un comando generico. Ora vediamo che ci sarà un comando molto più lungo se volete integrare le varie tecnologie per accelerare il calcolo la generazione dei sottotitoli. Allora, ci sono diversi modelli che si possono scaricare in base alla potenza della vostra scheda video, del PC, della quantità di VRAM che avete installata. Allora, c'è il modello base, il modello piccolo, il modello medio e il modello grande. Io ho installato il modello grande perché con 4 GB di VRAM se ne esce, io ne ho 8, quindi liscio come l'olio. Poi, io non so, magari se avete una piattaforma mobile con i SoC di Intel, che so, Lunar Lake o AMD con gli Strixhail o comunque qualsiasi SoC mobile con CPU e GPU integrata e la RAM condivisa tra CPU e GPU, ovviamente vi dovete destreggiare in base all'allocazione che avete fatto di memoria dal BIOS e alla potenza anche del chip. Qua praticamente per scaricare i modelli si dà questo comando. Io già ho fatto tutto, vi faccio vedere. Allora, cd whisper, ok. Ok, aspetta il comando. Vabbè, comunque qua ci sono tutte le cartelle che ho scaricato. In più poi con questo comando, che è uno script in bash, infatti si dà appunto l'sh e poi si esegue il file nella directory models e il file è download ggml model.sh e si mette il nome del modello da scaricare, fa tutto lui e lo scarica nella cartella models. La cartella models, vi faccio vedere,
praticamente il modello che io ho scaricato è il Large V3. Ok, questo di qua, Large V3. GGML praticamente è il pacchetto binario che comprende un po' di cose, qua lo spiega nella guida di Git. È un pacchetto binario eseguibile che è utilizzabile con Whisper per semplificare un po' la vita forse anche degli sviluppatori, e qua comprende i parametri dei modelli, i filtri, il vocabolario, weights, penso che siano campioni vari. È tutto spiegato qua nella wiki di GitHub, non si può definire wiki però. Ok, poi si è scaricato il modello. Vabbè, qua ci sono dei consigli su altri modelli più leggeri, distillati o quantizzati per occupare meno memoria VRAM per le schede video un po', diciamo, più vecchiotte. Quindi abbiamo Distill Large V3, Large V3 Turbo, OWSM che non è OpenAI ma ha prestazioni e qualità paragonabile. Poi c'è una versione light del modello Large che si chiama Light ASR, però non è proprio il massimo di qualità. Poi supporto CUDA. Allora, bisogna installare CUDA ovviamente, come abbiamo visto. Si può verificare la versione di CUDA installata tramite il comando che io sbaglio a scrivere ovviamente, nvcc --version. Io ho la versione 13, release 13, ok. Compilazione per CUDA, praticamente ci sono dei parametri da passare per compilare con CUDA. In questo caso si aggiunge al CMake che abbiamo visto prima, questo parametro qua, dggml underscore CUDA uguale 1, e poi si dà il comando per la compilazione finale. Per la serie 5000 di Nvidia invece va aggiunto, oltre a questo di CUDA, questo di qua, DCMake CUDA Architectures 86X, e poi si dà sempre il comando cmake finale. Poi supporto Vulkan, quindi se la GPU come nel mio caso non è supportata, perché praticamente la mia GPU supporta CUDA, però questa architettura che è la Compute 61 o sarebbe Compute 6.1 in realtà, cioè Pascal, la serie 1000, non è supportata correttamente, quindi ho provato anche a forzare qua utilizzando praticamente questo comando DCMake CUDA Architectures. Qua selezionate poi la vostra, io ho messo la 61 che è la mia, che va a forzare l'utilizzo di CUDA specifico per quella GPU, però nel mio caso non ci sono riuscito e dava errore in compilazione. Quindi l'errore è questo, o qualcosa di simile a questo, nvcc fatal unsupported GPU architecture e il nome dell'architettura. Potete usare Vulkan funziona benissimo e tra l'altro su AMD funziona forse ancora meglio che Nvidia. E poi quando ho capito RACM, che è la libreria stile CUDA di AMD, fa supportare meglio le nuove schede grafiche, quelle vecchie sono un po' meh, quindi per non avere problemi, che so, se avete anche per esempio una 5000, la prima RDNA, oppure qualcosa di più vecchio come le Polaris, la serie 500-400, potete rivolgervi alle librerie Vulkan e funzionerà tranquillamente. Io non ho fatto la prova perché ho una GPU Nvidia, anche se sono fanboy AMD, strano, poi magari un giorno ne parlerò, però al momento ho una scheda Nvidia. Poi si verifica l'installazione, quindi dopo aver installato questi pacchetti, quindi sudo pacman-s Vulkan headers, Vulkan ICD loader, si verifica che sia tutto installato con questo comando. Ok, lui mostra praticamente tutta questa robaccia qua, che sono tutti i file di cui ha bisogno per poter lavorare. Ok, qua c'è il comando appunto per compilare con Vulkan. Forzare il supporto a CUDA è questo di qua, DCMake CUDA Architectures, il nome dell'architettura tra doppi apici. Questi sono dei comandi che vedremo dopo, che sono questo per l'accelerazione via CPU, via processore, che è OpenBLAS e CBLAS, per attivarlo, GGML BLAS, e poi abbiamo un di Whisper FFmpeg Yes per attivare il supporto FFmpeg, perché in pratica questo Whisper non supporta altri file se non WAV come audio, quindi se voi passate FLAC, AAC, MP3, M4A eccetera eccetera non li supporta, quindi è errore. O li convertite tramite FFmpeg oppure con Audacity come faccio io, oppure integrate il supporto FFmpeg, ovviamente lo dovete installare per poter fare la conversione. Attenzione però, perché la conversione è lentissima, dato che utilizza un solo core. Non so perché tutte le conversioni audio, sarà per una questione di latenza tra i core, non lo so, tutte le conversioni audio di solito avvengono su un singolo core, quindi
è tutto in mano a un singolo core. Se voi avete 8-16 core, praticamente state usando il 10% del vostro processore. Quindi io lo consiglio di fare con Audacity o FFmpeg è sempre lento, sempre comunque consiglio con Audacity perché è molto più veloce. Esportarlo direttamente in VAB. Attenzione, VAB di solito lui accetta 16 bit liscio, 48 kHz di sampling rate. Io ho provato a dargli in pasto un file 24 bit a 192 kHz ma non l'ha preso, quindi VAB proprio versione base, qualità CD diciamo, o poco più. Poi disabilitare il supporto CUDA, in questo caso si scrive questo parametro che è dggml CUDA uguale off, per disabilitarlo come ho fatto io, e si fa la build con questo parametro. Poi supporto FFmpeg si installa con Pacman FFmpeg oppure con apt oppure con YAM, con Yay, con i package manager delle vostre distro. Si installano questi pacchetti che io avevo già installato, o alcuni addirittura non esistono su Arch, quindi questi sono più per Ubuntu che per Arch, distro Debian based. Dopodiché si installa, si fa la build si compila con il parametro -d whisper underscore ffmpeg uguale yes, e poi si fa la build finale. E infatti qua specifico che usa solo un core per la conversione. Accelerazione CPU con supporto OpenBLAS e CBLAS. Si installano i pacchetti OpenBLAS e CBLAS, dopodiché si verifica l'installazione. Il comando è questo, praticamente lui vi fa vedere gli static object che sono i .so, che sono delle librerie. Vi fa vedere i file che poi verranno utilizzati nella compilazione, che sono nel directory user lib e poi vabbè i file user lib praticamente. Compilazione, in questo caso qua ci sono diversi parametri che abbiamo visto prima, quello per raggiungere il supporto a Vulkan, quello per l'accelerazione che ci serve ora di OpenBLAS e CBLAS, quello per FFmpeg. Questi che potete mettere poi in base alle vostre necessità. Quelli fondamentali sono gli ultimi due. Questo di qua che va a dire dove andare a prendere le librerie per la compilazione, che sono appunto nella directory userlib. Segnala i due file libcblas e libopenblas, che sono quelli che va a usare lui. E poi abbiamo questo dblas include dirst, che è un'altra directory user include, che non so che serve, però non so se omettendolo compila, io per sicurezza l'ho messo. Per sfruttare tutti i core con OpenBLAS, praticamente voi potete esportare una variabile d'ambiente con questo comando export OpenBLAS num threads e il numero dei vostri threads, OpenBLAS verbose 1, praticamente va a dire quanti threads ha il processore disponibili per il calcolo, e l'opzione verbose praticamente verbalizza cosa sta facendo quando voi andate poi a eseguire Whisper all'atto dell'estrazione dei sottotitoli. Vi mostra in teoria come va a rilevare i core della CPU. Io l'ho fatto, non mi pare sia cambiato niente, non è fondamentale perché usandolo o non usandolo non mi è cambiato grandi cose. Eventualmente lo potete mettere nel file della home .bashrc o nel mio caso .zshrc, che è il file praticamente dove ci sono gli alias della vostra shell. Per esempio se usate comandi, faccio vedere, ok, è il file praticamente dove ci sono delle varie routine per quanto riguarda il funzionamento della shell su Linux, non sono così esperto a spiegarvelo, e poi ci sono gli alias che potete configurare qua. Praticamente voi potete accorciare un comando, quindi anziché fare tutto l'update con Pacman e Yay, io creo questo alias, quindi scrivo alias, il comando che voglio, uguale, tra singoli apici, metto il comando, e qua ne ho diversi. Praticamente lo mettete alla fine di questo file e scrivete praticamente questo export OpenBLAS bla 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 bla. Ok. Poi pulizia e ricompilazione in caso di errori vari. Praticamente questo è un comando al quale bisogna dare una certa attenzione, perché rm-rf su Linux significa distruggere un sistema operativo se fatto nella directory sbagliata, perché rimuovi ricorsivamente, quindi anche dentro tutte le cartelle e cartelle dentro cartelle eccetera eccetera, forzatamente, quindi meno force, che sarebbe la F, lui rimuove la cartella build. Però attenzione dove date questo comando, insomma non vorrei che cancellaste altre cartelle di sistema. Eventualmente
se vi sentite poco sicuri, avete poca dimestichezza con la shell, anche se state seguendo su questo tutorial dubito, penso che sarete anche più smaliziati di me, potete usare l'interfaccia grafica per eliminare la cartella e poi riscaricare di nuovo tutto da Git. Vabbè, poi qua sembra i comandi per compilare di nuovo con le opzioni che sappiamo essere funzionanti. Poi miglioramento qualità trascrizione, facciamo un clear perché si è incasinato tutto. Ok. Miglioramento qualità trascrizione, cioè alcuni comandi che vanno a migliorare la trascrizione dei sottotitoli. Meno language o -l, che serve per indicare la lingua, per esempio IT italiano e N inglese, o DE tedesco, per esempio. Poi meno max context 2048, praticamente penso che sia una conta o in millisecondi o non so di che tipo. È praticamente un limite che si va a dare quando si va a selezionare la porzione di audio per poi fare la conversione. Credo che sia questo, non ve lo spiego nei dettagli perché non lo so per certo, penso che sia questo. Poi split on word, praticamente lui va a fare, penso che sia che vada a selezionare, cioè vada a attenzionare la singola parola nel discorso, quindi è ancora più preciso. Io comunque, anche dopo aver rilevato diversi errori di trascrizione senza questi parametri, dopo averli aggiunti non è cambiato pressoché niente, quindi non vi cambiano la vita. Abbiamo il VAD, che è il Voice Activity Detection, posso dividerlo in segmenti voce attiva, ovvero va a rilevare con più precisione quando voi state parlando, quando magari c'è uno sbuffo, un M o che so, uno starnuto per dire, e va a aumentare la precisione. Per usarlo dovete attivarlo con l'opzione -VAD e poi indicargli il modello da usare, che sarebbe -VM, che sta per -VAD model, sarebbe -VAD model, e il modello da usare, che ora vi faccio vedere come si scarica. Poi c'è l'opzione -VAD max speech duration in secondi, che per limitare la lunghezza massima dei segmenti di voce, quindi dici anziché 30 secondi, che in teoria è lo standard, vai a selezionare solamente un chunk, una porzione di 10 secondi per esempio. Questo può magari aumentare o diminuire la precisione. Se voi avete problemi con l'opzione standard di default potete modificarla. Installazione di VAD, quindi sempre dalla cartella di Whisper c'è un file bash che si può eseguire, che è nella directory models, e che è questo: download vad model.sh, e poi mettete il modello. Questo mi è stato consigliato da ChatGPT ed è Silero versione 5.1.2. Gli eseguibili sono nella cartella models, come abbiamo visto prima. Questo sarebbe il download, ok, download vad model, ok, questo di qua, download vad model sh, ce n'è diversi qua. C'è quello per scaricare il modello di intelligenza per quello che abbiamo visto prima, per la traduzione dei sottotitoli. Sono tutti in questa cartella. Abbiamo diversi parametri che possiamo usare con VAD, che è VAD threshold, soglia di probabilità per considerare un frame come voce. Quindi lui va a calcolare, per esempio, che appunto se io sbuffo o starnutisco non è voce, non la prende in considerazione. Poi mini speech duration in millisecondi, durata minima di voce per considerare un segmento valido, quindi per esempio YM o magari che so un bo oppure un scusate ho ripetuto, comunque non li va a considerare. Mean silence duration, quindi la durata minima di silenzio per interrompere un segmento, quindi lui appena arriva il silenzio finisce il segmento e ne comincia un altro, quindi gli dovete dire quanto tempo in millisecondi devo aspettare per considerare questo segmento finito e poi iniziarne un altro, praticamente è questo. Poi -VAD speech duration in secondi, durata massima di un segmento vocale prima di suddividerlo, quindi gli dite quanto deve durare un segmento, cioè massimo io lo voglio da 8 secondi. -VAD speech pad ms, -VAD speech samples overlap sarebbe per fare padding la prima, e la seconda, il secondo parametro per fare overlap. Penso che sia tipo per lasciare un minimo di silenzio all'inizio e alla fine del segmento, padding penso, e poi overlap sarebbe una sovrapposizione fra segmenti. Consigli avvertenze d'uso, allora Whisper che divide l'audio in porzioni, ne abbiamo già parlato. Vabbè, errori per chi utilizza l'accelerazione GPU con segmenti di più di 10 minuti, può accadere come non può accadere. Io CUDA non l'ho usato, però ho usato Vulkan, ho avuto qualche errore ricorrente, sì, ma niente di grave. Poi offset -n dash offset dash n dash offset dash t, che controllano dove iniziare e fino a dove processare l'audio.
Questo se avete un audio molto lungo e sapete dove volete iniziare a interrompere appunto la trascrizione dei sottotitoli. Poi duration è la durata del segmento, io l'ho interpretata così, la durata di quello che lui deve andare a trascrivere in millisecondi. E qua in basso vi faccio vedere che in pratica sarebbe tipo, io ho il video da 46 minuti e si fa 46 minuti per 60 che sono i secondi che compongono un minuto, per 1000 che sono i millisecondi che compongono un secondo, e viene fuori 2.760.000 millisecondi. Io l'ho calcolato così, con o senza non mi cambia niente, è un'opzione che potete usare o no. Errori che può dare FFmpeg, che capita praticamente sempre, sto errore mi è capitato sempre, però comunque lui va avanti a fare la conversione, ma non l'ho mai portato a termine perché, ripeto, essendo che usa solo un core per la trascodifica dell'audio, ci sta tanto tempo e me secca aspettare. Ho preferito convertirlo in WAV con Audacity e poi darlo in pasto a Whistler. Quindi lui dice che potrebbe essere un audio che ha i metadati corrotti, timestamp sbagliati, però mi pare strano, non lo so, sarà che forse io avevo l'audio dei video, c'era anche la musica sotto e magari gli dava problemi, non lo so, anche se la trascrizione era sempre quasi perfetta, e nonostante la musica, nonostante il rumore di ventole, devo dire che lavora molto bene Whisper con questo modello large, non mi posso lamentare. Non saprei, oppure il fatto che è un audio tagliuzzato, perché il video è tagliuzzato e rincollato, quindi magari quello, non lo so, non vi saprei dire. Poi, se si sta usando VAD, modificare la voce VAD Max Speech Duration in secondi per permettere segmenti di voce più lunghi, quindi modificare questa voce e vedere se con segmenti di lunghezza diversa magari migliora la precisione di trascrizione. Poi abilitare o disabilitare VAD, il Voice Activity Detection, quindi si usa l'opzione meno no VAD, anche se in realtà questa ho provato ma è sbagliato, cioè dovete omettere totalmente il VAD, quindi non mettete niente e lui si disattiva, perché questa opzione a me non l'ha accettata, questo parametro. Ok, poi vabbè, se si usa CUDA Vulkan con la GPU e dà problemi, prova ad usare con il parametro -d CPU che va a bloccare tutto tranne la CPU, quindi la trascrizione viene fatta con la CPU. Questo sarei curioso di provarlo per la velocità, non l'ho provato. Può essere che prima qua in live, non lo so, ora vediamo, dipende da quanto dura il video. Io non ho avuto problemi, quindi non l'ho usata. Dovrebbe andare abbastanza veloce, penso, perché con questa libreria C+ dovrebbe accelerare ancora di più la trascrizione. Posso anche sbagliarmi. Vabbè, aggiornare Whisper all'ultima versione per eventuali bug fixes. Questo mi sembra banale. Allora vi faccio vedere come funziona. Possiamo fare una prova, quindi io mi sposto. Allora, intanto vi faccio vedere il comando di compilazione completo che ho usato io, quindi vediamo cmake -b, ok, che è questo, perfetto. Questo è il comando completo che ho usato io per la compilazione, con tutto quello che mi serviva a me da attivare. Quindi ho messo il parametro per attivare Vulkan, ho messo il parametro per disattivare CUDA, per attivare BLAS, OpenBLAS e CBLAS, poi ho messo questo che è per attivare le FFmpeg, quindi per la trascodifica automatica dell'audio, poi il parametro per segnare le directory dove sono le librerie per CBLAS e OpenBLAS, e poi questo parametro finale con quest'altra directory che non ho capito che cosa funziona, però vi consiglio di metterla, poi potete fare le prove. Io, siccome ho avuto diversi errori, l'ho messa. Per quanto riguarda, allora facciamo forse un nuovo terminale, così viene meglio. Per quanto riguarda poi date questo comando, è il comando quello finale, quello cmake -build con la -j per il numero di threads per fare la compilazione finale. Ok, per quanto riguarda poi l'uso, io mi sposto nella cartella, ok, dove ho i video, e praticamente io faccio con il percorso assoluto. Allora,
questa è una delle ultime estrazioni di sottotitoli che ho fatto. Allora, vi spiego un po'. Ok, allora, questo di qua, così vi spiego un po' come funziona. Allora, si richiama l'eseguibile, che è il file whisper.cli nella cartella bin, build nella cartella principale whisper cpp. "-m" significa il modello da usare, quindi quelli che abbiamo scaricato, base, medium, small oppure large. Quindi nella cartella models il file binario ggml large v3 bin, poi l'opzione per attivare il voice activity detection, l'opzione vm per passare il modello, che in questo caso è Silero 5.1.2. Poi abbiamo "-f", che è per indicare il file che gli daremo in pasto, in questo caso questo audio qua WAV. Dopodiché avremo le opzioni quelle per migliorare la precisione, anche se io non ho notato miglioramenti degni di nota, che sono queste: max context 2048 e meno split on word. Poi c'è "-t", che sta per indicare i threads del processore. Io gliel'ho messi tutti, 12, tanto il processore praticamente non lo usa se non all'inizio, fa tutto con la scheda grafica. La lingua, se mettete qualcosa di diverso dalla lingua in cui ho registrato l'audio, in questo caso io ho registrato in italiano, ho messo in inglese, era per fare la traduzione in inglese, e fa tutto lui. E poi c'è l'output, o txt, che sta per output di un file di testo, e o srt per un file appunto di sottotitoli da integrare poi nel video. Semplicissimo. È che non si può modificare il nome del file in uscita. Io posso provare, non so, proviamo a farlo in tedesco, non lo so. Via, che ancora non l'ho fatto, vediamo se funziona. Faccio uscire il txt e l'srt, vediamo se riesco a farmi aiutare. Ok, scusate se rimpicciolisco un attimo, che vediamo se riesco a trovare quello che mi serve. Ok, qua ci sono poi le varie opzioni per i vari formati, quindi txt, vtt, osrt o lrc, addirittura qua words, output script for generating karaoke video addirittura, cioè impressionante, questo non lo sapevo. Poi translate from source language to English, -tr, questo non lo conoscevo. Ok, possiamo provare anche questo per fare la traduzione, forse anche se lo fa già in automatico, quindi non lo so, strano. Qua c'è un sacco di roba. Potete fare l'output in CSV, output in JSON. OF, file name, output file name, questo cercavo, OF. Scriviamo qua, in questo caso l'audio IDAVAV sarà, un secondo, tedesco, punto. Beh, in questo caso non lo so, lo esportiamo, facciamo in txt in questo caso, quindi ok, che non so se si possono mettere due nomi, quindi provo a fare così. Allora lui dice -tr per tradurre, però a me la traduzione la fa anche selezionando solo con il parametro -l, quindi va bene così. Possiamo provare pure, proviamo, perché io non l'ho mai provato. Facciamo -tr, lo facciamo in tedesco, vediamo se parte. Ok, qua praticamente sta caricando il modello in memoria, quindi aumenta l'utilizzo di VRAM. Qua sta analizzando con il voice activity detection, il VAD, va a analizzare i vari segmenti. Ok, qua praticamente queste tecniche penso che siano i samples, cioè dovrebbero essere questi campioni che lui fa, le varie divisioni. Qua me lo va a tradurre in inglese, non ho capito perché. Aspettate un attimo, perché questo è strano.
perché se io gli ho detto tedesco, vabbè, facciamo boh, no, meno L D non so, no, proviamo in spagnolo, non lo so. SP in teoria dovrebbe essere ES, boh. Proviamo. Vediamo se funziona. Ah, ok, ora funziona. Forse l'opzione TR non la prende correttamente. Quindi praticamente qua in live sta convertendo. La GPU è salita al 100%, la VRAM 5 GB e 44, il modello di preciso occupa 4 GB e 14. Quindi, ma se avete anche un ambiente grafico leggero forse, però no. Il modello large forse per ogni 4 giga ci entra poco saturando la RAM, quindi vi darà errore sicuramente, sì. Ma io poi sto usando OBS, sto usando altre cose che riempiono la memoria video. Comunque anche analizzando il consumo non va a sfruttare proprio tutta la potenza al massimo, non è come quando si avvia un LLM in locale tipo con l'LM Studio, o quando si va a fare la generazione di video da immagine, come abbiamo visto nel video precedente, che va proprio a succhiare tutta la potenza della scheda video. In questo caso si mantiene su un wattaggio diciamo medio, non arriva a salire oltre i 150 watt. Quindi sforza sì la scheda video, però nemmeno tanto. Poi ovviamente dipende anche dalla potenza, dipende anche, non so, che alla fine questo è il modello più grosso che c'è, quindi il modello più pesante di questo al momento non sono riuscito a trovarlo, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Ora non so dirvi se la traduzione è corretta, era tanto per fare una prova, una breve prova. Già siamo al minuto 9, quindi quasi a metà video, e qua poi in real time potete vedere se combina guai oppure no. Qua tipo questa frase l'ha ripetuta più volte dal 3 minuti, dal terzo minuto e 48 fino al 49. Si è impallato, però di solito queste cose ripetute non le mostra nel video. Ho fatto la prova, queste cose tipo non è che lui vi mostra ripetutamente, almeno io non ho notato questa cosa. Non capisco se è un refuso qua della trascrizione, che è come se facesse lui diversi tentativi per calcolare la trascrizione esatta, oppure boh, è strano. Qua siamo già al 14° minuto. Scheda grafica lavora tra l'80 e il 100%. Il processore non fa praticamente niente. Infatti non capisco a che cosa serve questa accelerazione C++ per Blastro. Possiamo fare proprio una prova, magari che traduciamo in tedesco e proviamo a fare il carico solamente sulla CPU e vedere se funziona. Ma intanto voi portate avanti il video, io ve lo sto facendo vedere per correttezza, per capire appunto più o meno la velocità. Ovviamente vedete anche, che so, le nuove architetture, una Turing, una serie 20, una serie 30 di Nvidia, o anche le schede video più nuove di AMD, sicuramente farete dei risultati molto migliori di quelli che sto facendo io. Sarei curioso di capire se con CUDA funziona più veloce rispetto a Vulkan, ma non penso, però sarei stato curioso. Ok, qua sta finendo. Lui ci dà un tempo finale, total time sì, ce lo dice.
Non so se il total time c'è della lunghezza dell'audio. Sample time. Sì, forse sono i tempi di cosa fa. Sample timing. Encode time. 57.000 sono 57 secondi. 9.000 sono 9 secondi. Decode manco un secondo. Batch D non so che sia, sono 158 secondi. Prompt time 17 secondi. Total time sono 248 secondi. Sì, mi sa che è il tempo totale, sì. Quindi, ma non male, non male. 23 minuti video in 248 secondi sono 6 per 4, 24, sono... Guarda, c'è stato 4 minuti, 6 per 4, sì, 60 per 4, 240. Sì, non ci sta quasi niente. Ma possiamo provare a dare un altro parametro. Allora, questa volta lo facciamo in francese. Sempre txt fr, suppongo che sia. E poi praticamente gli andiamo a dire di usare solamente meno D, la CPU. Vediamo che cosa cambia. Errore. Allora, sono andato a vedere su ChatGPT un aiuto, ma lui dice che già utilizzando l'opzione meno "-t", che sarebbe per indicare i threads nella CPU, dovrebbe andare. Però in questo caso lui va a usare sempre la scheda grafica, quindi non so. Lui forse consiglia di compilarlo senza il supporto a Vulkan, CUDA o robe simili, quindi lui praticamente si configura solo sulla CPU. Dovrei ricompilare tutto praticamente. Beh, per chi ha un Threadripper penso che possa andare. Per chi ha un processore a 6 core come il mio è sempre meglio usare anche la scheda grafica, perché lui usa tutte e due. Quindi va bene. Qua abbiamo visto il funzionamento. Vi faccio vedere un po' anche il risultato sul video. Quindi prendo il asciugo come andiamo a selezionare i sottotitoli, apri, vado a mettere vabbè, possiamo mettere anche spagnolo volendo, però mettiamo magari l'italiano. Questo è quello originale che avevo creato. E altri che costano di più, come per esempio ci sono certi modelli CyberPower che hanno direttamente l'asciugo, quindi voi collegate. Qua ho notato un errore perché non è l'asciugo ma è la presa asciugo, quindi questo è un errore che lui ha fatto. Qua direttamente la spina del vostro PC, del monitor, dell'impianto audio, di quello che volete alimentare. Da notare che in pratica a volte va a creare appunto questi sottotitoli multiriga che non sono tanto piacevoli alla vista. Io non so se poi questa cosa si ripercuote anche sui video pubblicati su YouTube, non ci ho fatto caso, dovrei vedere. Però è una cosa rara, non lo fa sempre. Poi qua in basso c'è l'ingresso di alimentazione. Questo pulsante che c'è scritto Circuit Breaker, che non so che cosa significa. Non dovevo dire rara, è successo di nuovo. Poi abbiamo in alto la presa USB, vediamo se riesco. Ok, presa USB, una porta, non so se è seriale o parallela, che non saprei che cosa serve. Ok, possiamo fare la prova anche con gli altri sottotitoli, quelli che ho fatto online. Ora vi farò vedere un breve confronto. Qua ci sono per esempio quelli in inglese. Allora, altri che costano di più, come per esempio ci sono certi modelli. Ok, ho azzeccato i sottotitoli. CyberPower che hanno direttamente l'asciugo, quindi voi qua asciugo, lui appunto lo calcola come asciugo e quindi è scritto dry, il verbo dry, che significa asciugare, seccare, quindi ha sbagliato, quindi non è perfetto. Guardate, qua direttamente la spina del vostro PC, del monitor, dell'impianto audio, di quello che volete alimentare. Poi qua in basso c'è l'ingresso di alimentazione. Questo pulsante che c'è scritto Circuit Breaker, che non so che cosa significa. Poi abbiamo in alto la presa USB, vediamo se riesco. Ok, presa USB, una porta, non so se è seriale o parallela,
che non saprei che cosa serve. Dopodiché lo collegherò. Ok, questi sono quelli in inglese generati da Easy Subs. E sono. Allora, io il confronto tra quelli in inglese c'era perderci un po' di tempo perché c'era da capire sia se la traduzione è corretta, sia appunto se corrisponde tutto, cioè se con quello che sto dicendo. Vi faccio vedere quelli in italiano. A sinistra c'è quello in locale e a destra c'è quello di Easy Subs. Ho segnato con la faccetta perplessa tutte le perplessità che mi ha dato la trascrizione. Quindi, per esempio, qua abbiamo boiate, che in realtà sarebbe boiate, poi confio I con la N al posto della M, LTX che qua ho scritto L''TX, poi qua a destra ha usato per esempio AI, cioè AI intelligenza artificiale, ha scritto le IA generative. Poi Aristotele, non so da dove l'abbia preso, qua io avrei detto più che altro disturbanti, o più che altro direi che fanno paura, qualcosa di simile, boh, strano. I PC sarebbe PC personal computer, ha scritto proprio IPC, come instruction per clock, per chi mastica un po' di informatica. Poi qua a destra a volte, ora ve lo faccio vedere, qua mi ha sbagliato il nome della 5090, ha scritto 15090. A sinistra, tra l'altro vi anticipo che il modello in locale stranamente ha fatto molti meno errori rispetto all'AI sul cloud. Assurda questa cosa, non me l'aspettavo. Vabbè, Core al posto di Core, qua 12 threads ha scritto G13, non c'entra niente. Ryzen 6 l'ha sbagliato in tutte e due, a sto punto penso di aver sbagliato io. Dov'è? Qua, Ryzen 6, non so perché. Poi qua a destra scrive i numeri a parole. Per esempio qua 6 core, ha sbagliato pure, qua 2C threads, che sarebbe 12 threads, ho fatto un casino. GeForce l'ha quasi scritto giusto, più o meno. Poi GTX 1080 ha scritto It's 1080. Giga di VRAM ha scritto VRAM. Qua GTDR5 così a parola. O Lama ha scritto Lama. LM Studio ha scritto L''M, non so perché. Poi Rockem qua alla sinistra sul modello questo è il locale, ha scritto Rocam, mentre a destra poi qua me lo scriverà giusto, ve lo faccio vedere. Ok, qua, anche se quello di AMD è Rockem senza la E, senza la K, però già più corretto. Poi vabbè, come vedete a sinistra ha fatto diversi errori, però molti di meno, cioè sempre con UI lo scrive in 1000 modi diversi ma mai in modo corretto. Si mangia qua tipo qualche pezzo di frase, IM me li mette, sta cosa non mi piace, però vabbè. Insomma, qua ho ripetuto una frase più volte, ci sta. Poi sulla destra, come vedete, molti più errori, cioè ha sbagliato molte più cose. ConfUI non la azzecca mai praticamente. Qua ConfUI è di consiglio UI, cioè io non ho parole. Poi qua sarebbe virtual env, ha scritto solo virtual. Questa frase qua, che è beccare il virtual environment per poi farli girare, cioè proprio il virtual environment sarebbe qua per poi fargli girare il modello, una cosa simile. La cartella ConfUI è scritto confiduali, cioè proprio non c'entra niente. Insomma, molti più errori, come vedete le faccine perplesse sono tante. Qua sulla sinistra ho scritto giusto, Torch Audio, Torch Vision, Torch, ve lo faccio vedere sulla sinistra, ok qua, Torch Vision e Torch Audio, molto meglio. CUDA scritto sulla destra qua, CUNA. Tramite ChatGPT ha scritto sto papocchio qua, tramite cioè si riesce a leggere. Insomma, Vulkan con la K, vabbè, quello è scritto con la C. Rochem ha scritto Orochema, però questa volta CUDA l'ha azzeccato. Insomma, questo più o meno è il resoconto. Penso che farò un secondo video a continuazione di questo,
che volevo provare a installare, però già siamo a quasi un'ora di registrazione. Volevo provare a installare l'interfaccia grafica Whisper GUI o Whisper GUI, insomma, all'italiano, all'inglese, come preferite. Volevo provare a installare questo per vedere com'è.